Benvenuti a Leganés, una città di quasi 200.000 abitanti, a pochi chilometri da Madrid. A prima vista sembra una cittadina qualunque dell'Interland spagnolo, ma basta guardarsi intorno per capire che qui succede qualcosa di strano, perché a Leganés ogni rotonda, ogni piazza nasconde una statua fuori dal comune. Dal Che Guevara al Picasso in miniatura, fino a un mostro colorato che sembra uscito da un film fantasy. Oggi vi porto a scoprire le statue più curiose di Leganés, tra arte, ironia e un pizzico di follia urbana. Leganés è una città museo a cielo aperto. Non serve entrare in gallerie d'arte, basta camminare per le strade. Qui ci sono più di 50 opere pubbliche, sculture moderne, astratte, busti di personaggi famosi, installazioni bizzarre. Persino le rotonde pedende raccontano una storia e in mezzo a tutto questo c'è anche il Museo de Escultura de Leganés che custodisce altre opere contemporanee. È letteralmente nel traffico. Tutto inizia nel 2001, quando la scultrice Eva Montoro realizza un busto di Ernesto Che Guevara, è il primo monumento dedicato al Che in tutta la Spagna, e viene piazzato proprio qui, davanti al Teatro Egaleo. Il giorno dell'inaugurazione, grande entusiasmo da una parte e polemiche dall'altra per alcuni, il Che è un simbolo di libertà e rivoluzione. Per altri è una figura controversa che non dovrebbe stare su un piedistallo. Nei mesi successivi la statua viene imbrattata, vandalizzata e alcuni cittadini chiedono di rimuoverla. Ma il sindaco dell'epoca risponde: non si tocca. È parte della storia. E così, da oltre 20 anni, il Che continua a osservare in silenzio il traffico di Leganés, mentre i cittadini si sono ormai abituati al suo sguardo di bronzo. A pochi metri dal teatro c'è un piccolo parco dedicato a Pablo Picasso. Tra panchine e alberi spunta un busto semplice, discreto. Niente polemiche questa volta, solo un tributo tranquillo a uno dei più grandi artisti spagnoli. È quasi poetico. Due personaggi opposti, il rivoluzionario e l'artista, che a Leganés condividono lo stesso quartiere. E a proposito di Picasso, vi porto anche uno short dedicato a lui, perché a Madrid ci ha vissuto davvero, e in descrizione vi lascio il link a un video su uno dei quartieri dove ha abitato. Se vi piace l'arte di strada, la cultura o siete semplicemente curiosi, andate a recuperare quei video, vi piaceranno. E ora preparatevi alla parte più assurda del tour, perché a nord della città, in mezzo a una rotonda, vive un mostro. Si chiama Nancy ed è il mostro di Leganés. L'artista si chiama Eladio de Mora, in arte demo, e nel 2009 ha deciso di giocare con le parole. Leganés suona un po' come Lago Ness. E così è nata Nancy, una specie di drago marino coloratissimo, realizzata in resina, fibra di vetro e mosaico. La scultura ricorda i Trencadís di Gaudí. È enorme, sorridente, completamente fuori scala, i bambini la adorano. Gli adulti non sempre la capiscono, ma in fondo Nancy è diventata la mascotte non ufficiale della città, una creatura pop che rappresenta perfettamente lo spirito di Leganés, un po' ironico, un po' folle e sicuramente unico. E queste sono solo alcune delle opere che si possono trovare qui. Ci sono lune giganti, alberi metallici, figure astratte che brillano al sole. Ogni angolo di Leganés ha una storia, anche se non sempre la capiamo subito. Camminare per questa città è come entrare in una galleria all'aperto, solo che al posto delle didascalie ci sono le targhe del traffico. Leganés non è solo una periferia di Madrid, è un laboratorio urbano dove l'arte incontra la quotidianità. Un posto dove puoi imbatterti in un Che Guevara, un Picasso e un mostro sorridente che ti guarda passare. Nei prossimi episodi esploreremo altre città spagnole con storie e sculture ancora più strane. Vi invitiamo a mettere un like,
iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.